Ciao a tutti, benvenuti al mio primo tutorial su MaxMSP. In questo tutorial parleremo dell'oggetto JIT-GL-Mesh e delle curve parametriche. Per realizzare le nostre curve parametriche... Cos'era questo suono? Per realizzare le nostre curve parametriche useremo l'oggetto JIT-Gen. Andiamo subito a creare. L'oggetto JIT-Gen si apre, dentro si mostra così, ma a noi tutta questa roba non serve. Questo oggetto lavora su ogni singolo pixel della matrice isolatamente, però lavora con più pixel in parallelo, quindi per ogni vertice che noi genereremo con JIT-Gen l'algoritmo sarà applicato al singolo vertice, però in parallelo su tutti i vertici della matrice in ingresso contemporaneamente. Beh, vediamo subito con la pratica cosa significa questo. Allora, innanzitutto andiamo a realizzare il nostro contesto OpenGL, quindi creiamo il nostro JIT render, gli diamo un nome, ovvero il nome del nostro contesto, creiamo una JIT window e gli diamo lo stesso nome del nostro contesto, in modo che sappia da dove prendere il buffer, e gli diamo anche l'attributo floating, così non scomparirà dietro alle altre finestre una volta che ci clicchiamo. Ad esempio, se clicco qua, comunque la finestra non scompare. La mettiamo qui sotto. Creiamo un bellissimo qmetro che manderà un bang ogni 33 millisecondi, quindi avremo un frame rate di circa di 30 millisecondi, e gli facciamo triggerare un bang, un erase e un altro bang. Quindi quando il metro sparerà un bang a questo oggetto trigger manderà il messaggio erase al render, che cancellerà la memoria del suo buffer interno, dopodiché ne scriverà una nuova quando verrà raggiunto da questo bang qui. Quest'altro bang a destra, quindi il primo che viene sparato, lo mandiamo a una matrice con 3 piani di tipo float 32 e di dimensioni 100%. Quindi è un bellissimo quadrato di 100 pixel per lato. Mandiamo questa matrice all'oggetto gen, quindi l'oggetto gen adesso viene nutrito da questa matrice, di cui andiamo a prendere le coordinate normalizzate, quindi da 0 a 1 per ogni coordinata in ingresso. L'oggetto norm mi tira fuori la corrispondente coordinata normalizzata, da 0 a 1, su cui noi possiamo andare a lavorare. Quindi per realizzare una curva parametrica, cos'è che ci serve? Innanzitutto un parametro, che chiameremo t, e dopodiché questo parametro lo useremo per nutrire praticamente come input in una funzione che ci restituirà come output le nostre coordinate sul piano cartesiano. Quindi ad esempio x sarà una funzione di t e y sarà un'altra funzione di t. Questo è ciò che ci serve per la nostra equazione parametrica. Quindi andiamoci a prendere innanzitutto solamente la coordinata x, quindi la coordinata normalizzata fra 0 e 1 solo la x, però, che come sappiamo norm è un vettore con due componenti, x e y, in quanto la nostra matrice in entrata è di due piani, cioè scusate, è di due dimensioni, 100%, quindi norm mi ridà un vettore con due componenti, x e y, di cui a noi però serve solo la x, perciò andiamo a swizzare solamente la componente x. Ora, questa componente x, che poi è il nostro parametro t, ovvero il nostro input per le funzioni,
lo moltiplichiamo per 2π, poiché stiamo vedendo delle curve e useremo delle funzioni goniometriche, specificamente il seno e il coseno. Quindi abbiamo in uscita qua un valore che va da 0 a 2π per ogni coordinata in entrata sull'asse delle x. Usiamo questo valore come input per la funzione coseno e per la funzione seno, che daranno come risultato la nostra x e la nostra y. Quindi l'output della funzione coseno sarà la nostra x e l'output della funzione seno sarà la nostra y. Questo vettore lo mandiamo fuori, ed è un vettore, come vedete, a 3 componenti. Questo vettore lo diamo in pasto a git.gl.mesh, che è il nostro contenitore di vertici. Gli diamo il nome del nostro contesto e basta. Questo è il nostro contenitore di vertici che verrà visualizzato sulla nostra Git window. Innanzitutto andiamo a modificare qualche attributo di git.gl.mesh, come ad esempio il colore. Facciamo bianco, così è ben visibile sul nero. Dopodiché prendiamo anche la draw mode, ovvero come git.gl.mesh organizza i vertici per la visualizzazione, per la renderizzazione. Gli diciamo di organizzarli come line strip, in quanto stiamo andando a realizzare delle curve, e se usasse l'attributo di default treegrid non si vedrebbe assolutamente niente, perché non è una griglia, ma è una strip, è una linea, insomma, una linea continua. Adesso vediamo un po', eccolo qua, il nostro bellissimo cerchio. Andiamo a creare anche l'oggetto git.glhandle in modo da poterlo spostare. Lo attacchiamo qua al mesh, così abbiamo la nostra manina che ci permette di muovere il nostro mesh. Quindi questo è ciò che viene, questi sono i nostri vertici. Abbiamo usato t come parametro, in questo caso t possiamo vederlo come il nostro angolo che va da 0 a 2π, scriviamolo, 0 è minore o uguale di t, che è minore o uguale a 2π, eccolo qua. Questo è il valore di t. Adesso noi possiamo attaccare un parametro esterno al nostro angolo in modo da poter variare la lunghezza della circonferenza del cerchio. Quindi diamogli un valore iniziale di 1 e andiamo a moltiplicare il nostro angolo per un valore esterno che decidiamo noi. Un valore che sostanzialmente andrà da 0 e 1, in modo da far arrivare il nostro angolo fra 0 e 2π. Quindi creiamo un messaggio con lo stesso nome del parametro, lo attacchiamo a gen, creiamo un floating number e adesso abbiamo la nostra circonferenza regolabile, diciamo. Se andiamo fra 0 e π in questo modo abbiamo solo la parte superiore della circonferenza, mentre se usiamo un angolo negativo, quindi moltiplichiamo per un numero negativo il nostro angolo, abbiamo la parte inferiore della circonferenza e via dicendo. Ok, adesso spostiamoci anche un po' sull'asse delle z. Come facciamo? Praticamente prendiamo semplicemente il nostro parametro e lo attacchiamo qua, alla nostra z, e vediamo che si viene a creare una sorta di spirale. Però noi vogliamo avere più controllo su questa spirale, quindi creiamo un altro parametro esterno che chiameremo semplicemente z, con cui andiamo a moltiplicare il nostro valore t fra 0 e 1.
quindi t adesso viene moltiplicato ed è diventato la nostra z. Creiamo un altro messaggio che chiameremo z, punto, e questo sarà la nostra variabile per l'asse delle z. Vedete come si espande la spirale. Adesso però, ad esempio, se noi vogliamo allungarla, facciamo fare tanti giri di circonferenza, quindi il nostro angolo praticamente supera i 2π greco e la nostra circonferenza diventa, cioè la nostra linea praticamente fa diverse circonferenze e si allunga sull'asse delle z. Questo è il nostro, praticamente la nostra variabile z che possiamo impostare come vogliamo. Ok, bellissimo. Adesso lasciamo da parte per un attimo la variabile z, rimaniamo sulle 2 dimensioni, andiamo a vedere come possiamo ulteriormente rendere un po' più interessante questa circonferenza. Andiamo a vedere cosa succede se noi diamo in pasto al coseno e al seno 2 angoli diversi. Quindi qua gli stiamo dando lo stesso angolo, ma cosa succede se gliene diamo 2 diversi? Creiamo un altro moltiplicatore con cui moltiplichiamo la seconda variabile, lo chiamiamo t mult 0, t mult 2, questo è t mult 1, questo è t mult 2. Andiamo a vedere cosa succede se diamo in pasto al seno un angolo differente. Chiamiamo t mult 2. Benissimo. Vediamo che non è più simmetrico, ma si crea questa sorta di, per chi ce l'ha presente, sembra quasi lo scope messo come phase scoper. Praticamente andiamo a vedere la correlazione di fase fra il seno e il coseno. Beh, sembra abbastanza interessante. Ah, è venuta fuori rosa, non ci piace. Questa bianca. Andiamo a variare un attimo la grandezza della linea, così ce l'abbiamo anche più grande. Che ne so, diciamo 3. Abbiamo questa bella linea, bella cicciotta. Andiamo ad esempio a variare con 2 oscillatori cosinusoidali questi valori, quindi ad esempio abbiamo qua un cycle che tira fuori un valore ogni 33 millisecondi, lo andiamo a moltiplicare per un qualche valore, lo attacchiamo qui, ne creiamo un altro perfettamente uguale, che però avranno frequenze diverse, così genereranno pattern più interessanti. Andiamo a dare 2 frequenze diverse a questi oscillatori e andiamo a moltiplicarli anche per 2 valori diversi. Proviamo, vediamo che succede. Vediamo un po', un po' più lento. Ok. Allora. E vediamo che si generano dei pattern abbastanza interessanti. Un po' troppo veloce. E questo è una cosa che possiamo usare. Andiamo però un po' a giocare ancora un attimino con le funzioni seno e coseno, andando, che so, ad elevarle al cubo. Chissà com'è il grafico della funzione coseno elevato al cubo quando viene
aggiunto a quello del seno elevato al cubo. Wow! Vediamo che è abbastanza interessante. Abbiamo questa sorta di strano pattern che si viene a creare. Possiamo anche variare le dimensioni della matrice in entrata se vogliamo avere più vertici, quindi un po' più smooth, una linea un po' più smooth, ecco. Bene, questo sembra abbastanza carino. Per il nostro primo tutorial penso che possa bastare così. Ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti.